Diciamo che il muro è ci metti la faccia o non ci metti la faccia. Quando inizi a metterci la faccia poi cambia completamente il modo di comunicare. Ciao Delu, Posto? bene te? Come stai? Posto, dai. Settimana tutto a posto? Ma sì, dai, Sì? tutto normale, un po' impegnativo a lavoro, però Ci sta. si va avanti. Oh, sai, un botto di persone mi dicono dei video YouTube. Devo dire che ho visto anch'io qualcosa e funziona. Sì, Sì. ci sta, siamo stracontenti. La intro, fotonica. È grande. E lì è Nicolò, Nicolò è il nostro, super nostro per modo di dire, però è il nostro videomaker, cazzo fa dei lavori incredibili. Poi magari metto nei commenti in descrizione il suo contatto. Comunque anch'io non mi aspettavo così, cioè proprio bomba. E mi piace perché è un modo molto diverso di comunicare, cioè si riesce a entrare un pochettino più nei dettagli delle cose, è molto più comunicazione rispetto allo short di Instagram, c'è più tempo di spiegare, di andare veramente di infilarsi nella rabbit hole della bruschetteria. Te cosa ne pensi? Secondo me, ti dico appunto la intro mi fa impazzire, poi come modo per far capire agli altri il concetto che c'è dietro alla tua idea in generale è molto interessante. Top, E top. può funzionare, spero, ti auguro che funzioni. Fai conto che quando abbiamo aperto, allora Instagram era completamente diverso, foto, Sì, sì. e mi ricordo che 6-7 mesi dopo che abbiamo aperto abbiamo chiamato un ragazzo, abbiamo fatto tutto il menu, quindi c'era un botto di bruschette, ci siamo messi lì a fotografarle tutte, però era comunque un modo completamente diverso da comunicare. Poi da lì abbiamo seguito vari social media che ci hanno un po' portati da una parte e dall'altra, un pochettino più di video, un po' meno video. Comunque il trend andava sempre verso i video più corti, fino all'anno scorso, no, 2 anni fa, che abbiamo deciso, ok, ci mettiamo la faccia, perché secondo me diciamo che il muro è ci metti la faccia o non ci metti la faccia. Quando inizi a metterci la faccia poi cambia completamente il modo di comunicare. E da lì cercavamo un modo molto veloce di comunicare e tramite i reel effettivamente c'è stata un'ottima crescita. I reel sono molto più semplici da fare, essendo molto più corti, e il metodo che abbiamo utilizzato è quello di fare qualcosa di più simpatico, di cercare di fare una comunicazione molto più simpatica. E invece poi io sono super appassionato di YouTube e ho detto ok, voglio provare a fare YouTube, voglio provare a buttarmi sulla piattaforma e abbiamo cercato di studiare qual era il metodo migliore e secondo me utilizzare il punto di vista del cliente è proprio la miglior cosa che posso fare, perché io non faccio altro che fare quello che faccio tutti i giorni, cioè comunicare, parlare con i clienti, però lo faccio anche qua e lo faccio su YouTube, quindi il mio metodo, il mio modo di comunicare, il mio modo di spiegare il nostro locale può essere visto da molte più persone rispetto a che solo i clienti. Poi ovviamente i social sono belli, YouTube è bello, però dal vivo è tutta un'altra cosa, infatti dovete Certo. per forza venire qua a mangiare. Poi secondo me YouTube è uno strumento super interessante, soprattutto per la ristorazione, soprattutto per i locali come il nostro, perché c'è molta più barriera all'ingresso, cioè fare un video di YouTube è molto più difficile, cioè ci vuole molto più studio, ci vuole molto più tempo e quindi ci sono molte meno persone, molti meno ristoranti che comunicano tramite YouTube. E questo qua secondo me è un bel vantaggio e secondo me a lungo andare potrebbe portare un sacco di buone cose. Però la cosa più bella e fondamentale un po' è riuscire a entrare proprio nel dettaglio, cioè riuscire a creare proprio una bella comunicazione, a creare un feeling col cliente e con chi guarda il video, e riuscire proprio a creare quasi una community molto più forte. Poi ovviamente noi non vogliamo diventare youtuber o far soldi tramite YouTube. Il nostro obiettivo principale è cercare di far conoscere il più possibile il nostro prodotto, le nostre bruschette e anche un po' il nostro stile, il nostro modo di fare. Detto questo, ti lascio mangiare tranquillo. Grazie mille. Oh, piccola nota sta maglietta. Quanto Che spacca? è una Alessio? hit. Quanto È una spacca? hit, giuro. Un giorno Ne te serve ne una. regalo una. Figa, alla grande. Buon appetito. Grazie.